Ciao a tutti amici del Verde, oggi andiamo a potare la vite. Lo facciamo qui all'interno della vecchia fattoria che è la parte diciamo dell'azienda dove abbiamo la vigna è l'insieme di tutte quante le piante delle viti. Vi faccio vedere una volta che uno ha imparato le regole generali di come potare la vite quanto è semplice andarla a potare. È molto più semplice secondo me di andare a potare un albero da frutto, perché l'albero da frutto ha una sua botanica, ognuno è un po' diverso, ognuno dobbiamo studiare quali sono i rami fruttiferi, non fruttiferi e così via. La vite, una volta che abbiamo capito come cresce, come fruttifica, quindi la sua botanica, vedrete che è semplicissimo. Nel box informazioni vi metto poi tutti quanti gli attrezzi che uso, in modo che andate a cliccarli, vi vedete le caratteristiche tecniche e andiamo subito al video, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere. Gli attrezzi di lavoro che andiamo ad utilizzare oggi sono una forbice, un troncarami ed una sega. La forbice andiamo ad utilizzare questa con una sola lama tagliente e la lama sottostante dibattuta, ok? Ci servirà il troncarami per andare a tagliare quei rami molto più grandi di un anno, quindi che hanno 2 o 3 anni, la sega invece che ci servirà per andare a fare delle rifilature eventualmente se le troviamo sui rami vecchi che hanno 3, 4 o 5 anni. Il periodo di potatura della vite è dicembre, massimo gennaio. Entro gennaio dobbiamo aver potato tutto. Non ci prolunghiamo con le potature, perché se arriviamo a febbraio c'è una gran perdita di energie e di linfa dai tagli. La vite è una pianta che muove molto presto e da questi tagli uscirà molta linfa, quindi spreco di energia e poco raccolto. Mettiamoci davanti ad una vite, osserviamo la botanica come cresce e dove fruttifica. Ragazzi, statemi ben attenti. Una volta che avete capito queste 4 regole base, sono convinto che messi di fronte ad una vite, alla vostra vite, la potate in 4 e 4, 4 sforbiciate e è potata in maniera corretta. Allora, iniziamo. La vite produce sui rami dell'anno che nascono sui rami di un anno. Che vuol dire? Sono a gennaio 2019, io quest'anno mi devo vedere nascere da queste gemme i rami dell'anno, quindi a marzo di quest'anno nasceranno qui dei germogli belli, freschi e vigorosi che faranno dei bei grappoli di uva. E nascono chiaramente sui rami di un anno. Questo è il ramo di un anno, è un tralcio lungo anche 3-4 metri, ma è un ramo di un anno che, se me lo vado a seguire, andrà ad intersecarsi con il ramo di 2 anni. Il ramo di 2 anni poi lo conosco sempre perché è comunque contornato da una corteccia che tende a distaccarsi dal ramo, mentre il ramo di un anno è sempre bello liscio con la sua corteccia aderente. Detto questo, già mi si è aperto un mondo, perché ho capito che dovrò lasciare i rami nuovi, quelli prodotti anno scorso, sono al 2019, quello che ho prodotto nel 2018, e andare a eliminare tutti i rami vecchi, quelli del 2017, del 2016, ossia i rami che hanno 2 o 3 anni. Come seconda regola, devo sapere che i miei rami fruttiferi devono essere più vicino possibili al mio tronco principale, quindi all'apparato radicale. E beh, è chiaro, da qui la pianta preleva le energie e le andrà a distribuire sui nuovi rami, e più il ramo chiaramente è vicino, più il circolo linfatico è breve e meglio sarà alimentato quel nuovo ramo fruttifero. Quindi dovrò andare a selezionare i rami fruttiferi nelle immediate vicinanze del mio tronco. Chiaramente dovrà essere una a destra ed una a sinistra questo nuovo ramo, se ho deciso di potarla in un modo bilaterale, ossia un ramo a destra ed uno a sinistra. Come terza regola, devo capire che dovrò lasciare un certo numero di gemme, quindi di nuove gemme. Le gemme sono queste che nascono ad ogni internodo del mio ramo fruttifero di un anno, di questo tralcio, che sono disposte a quei 10, 12, 15 cm a secondo la vigoria della pianta. Dovrò lasciarne un tot di numero. Che significa adesso un tot di numero? Questo viene un po' con l'esperienza. Significa che dovrò lasciare quel numero di nuovi germogli che produrranno bei grappoli grossi e succosi, che saranno tanti sì, ma
giusti per la pianta, per le energie della pianta, per la sua vigoria. Perché? Perché se io ne lascio troppi, la mia pianta dovrà nutrire molti germogli. È come un po' andare a mangiare in uno stesso unico piatto di pasta. Se siamo in 10, poco ce ne tocca, così saranno i germogli, poco cresceranno e poco nutriranno i nostri grappoli, e quindi saranno dei grappoli piccoli, acidi, di scarso valore, e non va bene. Ma non devono essere neanche troppo pochi, perché troppo pochi è la stessa cosa che se in un piatto ci mangiamo da soli e noi ci ingrassiamo. Che fa il ramo fruttifero? Se ci sono magari pochissime gemme, questi rami diverranno su grandi, forti, rigogliosi, cresceranno, ma penseranno a crescere piuttosto che a nutrire il grappolo dell'uva. Quindi questo fatto di andare ad equilibrare il rapporto vegeto-produttivo viene un po' con la nostra esperienza e con la vigoria della pianta. Ci sono piante, quindi varietà di viti, che hanno bisogno di uno sfogo di energia perché sono più vigorose, e quelle invece che sono un po' meno vigorose. Io sono di fronte ad una pianta di Sangiovese e so che dovrò lasciare 6 gemme da una parte e 6 gemme dall'altra nei due rami che lascerò fruttiferi, perché ho deciso di potarla in un sistema di rami che uno scorre sulla vostra sinistra e uno scorre sulla vostra destra, quindi bilaterale. Questo numero di gemme equilibrano l'aspetto vegetoproduttivo della mia pianta, poi ognuno dovrà regolarsi. Finita con la terza regola, passiamo alla quarta. È una delle regole più importanti per la vite. Noi dobbiamo sapere che la vite cicatrizza i suoi tagli quando io vado a tagliare un ramo, non come fa un ramo di un albero che tende a cicatrizzare con il suo colletto di corteccia, ma che fa praticamente? Quando io vado a tagliare un ramo, lei lo cicatrizzerà seccando una parte di ramo sottostante. Mi spiego meglio. Se io prendo e taglio questo ramo che ha uno spessore di 1 centimetro, da dove io ho tagliato, lei per 1 centimetro si seccherà. Facciamo proprio l'esempio, guardate. Se io faccio un taglio così sulla vite, la vite praticamente in questo modo cicatrizzerà questo ramo facendo un'inserzione di secco, quindi si seccherà questo ramo per una lunghezza che è più o meno dello spessore del ramo, quindi del diametro del ramo. Supponiamo che qui è 2 centimetri, questa vite si seccherà per circa 2 centimetri e quindi si crea questo cono di secco e preserva quello che c'è sottostante. Detto questo, è chiaro che se io vado a tagliare un ramo molto più grande, diciamo, facciamo finta che io voglio buttare via qui il mio ramo perché è la parte vecchia. Se lo vado a tagliare qui, ho fatto un punto di taglio esatto. Se io lo vado a tagliare qua e volevo lasciare invece questo ramo fruttifero, se taglio qui invece ho sbagliato, perché qui è 2 o 3 centimetri, con taglio procederà in marcia indietro un secco di 2-3 centimetri, quindi mi muore questa parte di ramo fruttifero. Invece se taglio qui vorrà dire che scende indietro di 2-3 centimetri e ho preservato questo ramo fruttifero, perché la linfa continuerà a girare. Riepiloghiamo i 4 concetti fondamentali. La vite produce sui rami dell'anno che nascono sui rami di un anno. Al tempo stesso devo lasciare questi rami di un anno più vicino possibile all'apparato radicale. Dovrò lasciarne di un numero di gemme totte in modo che equilibrio l'aspetto vegetoproduttivo della mia vite, quindi una lunghezza del ramo che sarà più o meno lunga in base alla vigoria della pianta. Dovrò andare a tagliare con delle speronature, lasciando quindi dalla gemma che mi interessa che nasca un germoglio ad una distanza tale che sia almeno più distante dello spessore del ramo, quindi 1 centimetro, la gemma ce l'ho qui, devo fare un taglio ad 1,5 centimetri, ok? Detto questo, c'è un ultimo aspetto fondamentale e poi chiudiamo il discorso e iniziamo la potatura. L'ultima regola
facciamo il passo nel futuro per capirla. Questo ramo è quello fruttifero, ho deciso di lasciarlo perché è molto vicino all'apparato radicale, è ad uno dei primi che io trovo e me lo allevo, lo taglierò ad una lunghezza di quei 50-60 cm, giusto per lasciare quelle 6 gemme che ho deciso. Però questo qui farà dei rami fruttiferi e qui raccoglierò l'uva, ma il prossimo anno questo è un ramo oramai vecchio, è vecchio come questo, lo dovrò andare a eliminare, eliminerò anche questo. Ma sì, ho tagliato tutto, che faccio? Vado sul tronco? Ecco che nella vita occorre sempre lasciare, prima del ramo fruttifero che ho deciso di lasciare tagliare, un ramo che è sempre un fruttifero ma che speronerò, ossia taglierò ad una lunghezza di quei 3, 4, 5, 10 centimetri o comunque in base al numero delle gemme che ha, perché dovrò lasciare almeno 2 gemme in modo che qui nascerà di nuovo un ramo fruttifero ed uno sperone. Mi spiego meglio. Se nel 2020 io questo lo devo andare ad eliminare, qui sono nati su questa speronatura solo 2 germogli che sono cresciuti, che nel 2020 avranno un anno. Ripeto l'operazione. Quindi la regola è prendere il ramo fruttifero, il più bello, il più vigoroso, ma prima di questo ci deve essere un ramo che riesco a speronare. E allora possiamo partire tranquillamente. Abbiamo capito che la parte vecchia dovrà essere buttata via, dovrò allevare un ramo fruttifero bello, forte e vigoroso di un anno e prima di lui ci dovrà essere un altro ramo vigoroso che andrò a tagliare a 2 o massimo 3 gemme. Allora mi prendo la mia pianta, me la seguo. Quando io trovo il primo ramo fruttifero lo vado a lasciare e andrò a prendere solamente il secondo, perché il primo dovrà essere quello di rinnovo del futuro, quindi dovrà essere troncato ad una certa altezza, il secondo dovrà essere bello, forte e vigoroso e tagliato ad una certa lunghezza di quelle 6 gemme, tutto il resto dovrà essere eliminato. Una volta che ho fatto così, la prima cosa da fare è andare ad eliminare tutta quanta la parte vecchia. La regola, questo quanto è grande, guardiamo lo spessore, 2 cm e mezzo, 3, faccio un taglio lungo così, in questo modo qua, ok? Adesso qui, se la pianta cicatrizza la sua parte, andrà indietro con il suo secco e andrà indietro fino a questo punto più o meno qua. Quindi ho preservato il circolo linfatico di questa parte di pianta, di ramo. Qui la linfa salirà su, qua non ci potrà più andare, ma non è fermato il circolo linfatico, andrà su questo ramo. Questo ramo io mi conto le mie 6 gemme, non conto la prima perché è troppo vicina, mi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, alla sesta gemma io me la vado a tagliare in un punto distante almeno della lunghezza del mio ramo. Controllate sempre poi che il ramo sia vegeto e anche che la gemma sia vegeta. In questo caso mi accorgo che la gemma non è vegeta, ma è vegeta la gemma sottostante, allora me lo vado a tagliare in questo punto qui. Mi accorgo che qui la gemma è vegeta, il ramo è vegeto, avrò 1, 2, 3, 4, 5 gemme. La sesta io neanche la considero, se viene bene, però già so che vi volevo 12 gemme in tutto, posso lasciare nel prossimo tralcio le 7 gemme che mancava una gemma qua, quindi qui 5 e di là 7. Una volta che siamo in queste condizioni, liberiamoci subito dai rami la nostra pianta. Ora, io ho detto che questo ramo lo andrò a piegare cercando di piegarlo verso questo filo, quindi dovrò cercare di abbassarlo e andare a piegarlo in questo filo qua. Quando piegate il ramo cercate di fletterlo e farlo scrocchiare, farlo vibrare in questo modo qua, senza fare una forzatura diretta. A questo punto lo posso legare. Legherò adesso con un filo di questi qua da vite e ci siamo. Sperono poi il ramo fruttifero precedente, lo vado a fare ad una lunghezza di almeno quei 2 cm rispetto all'ultima gemma per preservare il cono di secco che penetra, e qui ho finito così. Ho una gemma qui, una gemma qua, una gemma qui. Questa
Se mi vengono fuori 3 rami, la potrò anche andare a accecare successivamente, perché è disposta verso l'esterno e non mi interessa che un ramo venga qua di fronte a me, quindi posso andarla a accecare subito e lasciare invece delle gemme disposte lungo i fili. Ok? È chiaro il concetto? Ora passo nell'altra parte dell'ordine, perché i rami sono tutti spostati sull'altro lato in modo che si vede bene. Eccoci qua, osserviamo la pianta. Abbiamo detto scegliere il primo ramo che trovo vicino alla pianta, che deve essere speronato. Il secondo ramo forte e vigoroso è quello produttivo. Vado a vedermi il primo ramo, è sottoposto in un punto che a me piace poco. L'altro non è un ramo molto vigoroso, vi posso assicurare che ha 5 o 6 gemme, ma è di un diametro piccolo. Questo qua invece è un ramo forte, vigoroso, quindi decido di lasciare questo qui, perché comunque, anche se per quest'anno è distante un po' dalla pianta, quindi ha un circuito linfatico un po' lungo, però so che io nel prossimo anno, quindi nel 2020, avrò raccorciato la mia pianta e qui ci avrò i 2 bei germogli per far crescere su un nuovo ramo fruttifero, un altro sperone. Quindi per quest'anno mi sta bene così, lascerò qui la speronatura, ok? Lascio solamente le 2 gemme, vado a eliminare questo ramo e questo ramo, cieco a questo punto le gemme, altrimenti qui le devo andare a ciecare quando è marzo o aprile, quindi se mi dimentico qui usciranno dei germogli che vanno a prendere energia e vigoria dalla mia pianta, e lascio invece questo ramo che è quello fruttifero. Quest'altro che non è fruttifero, distanza di quei 2-3 cm e comunque sempre maggiore del diametro del ramo, lo tolgo e me lo vado a levare di mezzo. Finisco di togliermi un po' di rami di questi che mi possono confondere nella mia potatura. Eccoci qua, e lascio, abbiamo detto qui c'avevo soltanto 5 gemme buone, qua me le devo lasciare 7. Lascio la prima come se non esistesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed una 7. Taglio ad una distanza di quei 2-3 cm dall'ultima gemma. A questo punto si tolgono le femminelle o i viticci se io li trovo sulla mia pianta, quindi la pulisco in questo modo qua, sempre lasciando questo mezzo centimetro, che questi sono piccolini, e appunto queste forbici che hanno uno spessore sulla lama di battuta, anche se io vado a toccare con la mia lama, lasciano sempre quel minimo di spessore che mi consente di andare a fare diciamo un taglio perfetto, in modo che il secco non va dentro la linfa, ok? Adesso, senza che vi annoio, tolgo un po' di rami e andiamo a legare anche questo. Eccoci qua, leghiamo anche questa parte di capo produttivo. L'ultimo lavoro da fare è chiaramente andare ad eliminare tutte quelle speronature che noi abbiamo lasciato, alzo un po' la camera, eccoci qua, che noi abbiamo lasciato l'anno precedente, quindi questi sono dei tagli fatti l'anno precedente o addirittura 2 anni fa. Ecco che qui interviene il troncarami, perché qui sono rami di 2 anni o 3 anni, iniziano a essere veramente duri, ma possiamo andare ad eliminarli. Oramai il secco si è fermato a questa altezza e non è penetrato nella testa della vite, e quindi facciamo un bel lavoro di pulizia in questo modo qua. Ecco a che cosa ci serve il troncarami, ed un bel lavoro di pulizia in questo tronco qua. Ecco a che cosa serve la sega, a fare tutti questi lavori di rifinitura degli speroni lasciati. Facciamo la vite subito dopo a quella che abbiamo già fatta, ripetiamo i concetti. Guardate quanto è semplice potare una vite, anche se qui, guardate qua, uno si mette qui di fronte e non sa come muoversi. E invece che si fa? So che un ramo deve andare a destra e un ramo deve andare a sinistra, saranno quei rami forti e vigorosi di 1 anno, e dovrò trovare prima di quel ramo forte e vigoroso di 1 anno un altro ramo di 1 anno che dovrà essere speronato, e tutta la parte vecchia se ne andrà. Quindi mi osservo il mio ramo che sta verso destra, che trovo verso destra. Il primo ramo trovo forte e vigoroso, è questo qua, eccolo qui. Il secondo invece mi accorgo che non è un ramo
forte e vigoroso, è un ramo un po' malandato, un po' malaticcio. Allora che faccio? Se io lascio questo e sperono questo invece che è forte, rischio che qui ho poca forza, quindi sarà una vite che quest'anno mi darà poca uva. Allora posso fare così, lasciare questo come ramo fruttifero, tanto è su una derivazione laterale, e lasciare questo come sperone. Quindi tutto quello che c'è di vecchio di 2 anni lo vado ad eliminare ad una lunghezza tale, cioè facendo un taglio tale, che ho un secco che mi penetra comunque di una lunghezza che sia almeno maggiore della larghezza del ramo. Detto questo, vado subito a liberarmi i miei rami, in questo modo qua, e adesso ho pulito la parte destra della vite. Abbiamo detto io questo lo devo andare a speronare e questo lasciarlo invece alle mie 6 gemme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taglio qui, tolgo le femminelle. A posto, questa è fatta. Mi osservo quest'altra vite. Il primo ramo che trovo è questo, bello, uno sperone. Il secondo successivo, subito dopo, lo guardo, è bello, forte e vigoroso. Sarà il mio nuovo ramo fruttifero. Tutto il resto lo vado a eliminare. Elimino qua il ramo vecchio a quei 2 centimetri circa, butto via e elimino anche quest'altro, sempre a 2 centimetri dalla pianta madre. Ecco qua. Vado a liberarmi subito, immediatamente, tutti quanti i rami perché mi danno fastidio e non mi fanno capire un granché. E qui ragazzi ci siamo. Togliamo anche questa parte di ramo sempre a circa 1 centimetro. Sperono qui a 2 gemme e lo sperone è fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemme. Tolgo le femminelle. Non mi è rimasto altro che legare e andare a fare i tagli sulle speronature vecchie. E finisco così anche questo video. Gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link interessanti. Mettetemi un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, mi aiuta a far crescere il canale. Ragazzi, che dirvi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Pier Giorgio ragazzi, ciao!